Ciao amici, per cominciare farei due parole al volo su chi sono e da dove vengo, poi perché sono qui ve lo racconto durante il viaggio. Mi chiamo Allegra, ho 25 anni, vengo da Firenze, colore preferito variabile, una relazione attualmente a distanza perché mi trovo dall'altra parte del mondo, odio profondo per la televisione, per chi non condivide l'ultimo biscotto, per chi non regala fiori, e una forte carnale passione per il viaggio. Un'altra cosa che dovete sapere è perché questo viaggio sarà diverso da tutti gli altri viaggi che ho fatto nella vita. Perché è il mio primo biglietto sola andata ed è il mio primo viaggio da sola. Ho veramente deciso di lasciare tutto e partire. Ho lasciato il mio lavoro, la mia famiglia, la mia casa, tutte cose che quando tornerò non ci saranno più. Ora vi faccio vedere la mia microcamera d'albergo e poi vi porto a cena fuori. Sono ufficialmente, signori, nella camera più piccola del mondo, tanto che se il letto è aperto non si apre neanche la porta, incredibile. Minuscola, ma diciamo che per dormire va benissimo. Questo è il mio bagno. Poteva andare peggio. Mi trovo al Jasmine Hotel di Ho Chi Minh e sono appena arrivata. Allora, sono uscita senza meta per cercare qualcosa da mangiare perché sono super affamata. Mi sembra tutto molto colorato. Infatti il tassista me l'aveva detto che abitavo in un quartiere super fan. Mi sembrano tutti locali tipo notturni, non lo so. Aiuto! Ho scelto alla fine un ristorantino sulla strada, in mezzo alla strada, che fa piatti tipici che costano poco. Ho preso un piatto di riso col pesce e tra poco insomma vi dico com'è. Il ristorante si chiama Po Ca, credo si legga così. Allora, questa è la mia cena, la mia bottiglietta di acqua. Mi piace un sacco, è molto buono, sa tanto d'aglio e di pesce. Direi che come prima cena ci siamo. Piatto di riso finito, quindi era buono. Ho speso 95.000 dong, che sono circa 3,50 €. Direi che è stata un'ottima prima cena. È allegrissimo questo posto, cioè non so se sono capitata in un quartiere fortunato o se il Vietnam è fatto così. Cioè è super casino, però bello. Non so se vi riuscite. È un Luna Park! Cioè è tutto coloratissimo. Cioè sembra giorno, in realtà sono le 10 di sera e è buonissimo il cielo. Lei che vende del pesce. Però è tutto molto allegro e lo dico anche per chi è una donna e viaggia da sola. Non c'è nessuno che rompe le palle, non ti tirano, non ti toccano, cioè sono molto tranquilli. Sono uscita un attimo dalla strada Paradiso per poter parlare. Fa caldissimo, tengo la felpa perché fino a che non mi sento completamente a mio agio preferisco poter far così e chiudere, però sono veramente tranquilli. Ora, mentre cammino e al volo dietro di me potete vedere di tutto, vi racconto un po' cos'è uno strano giro pesca. È un'idea, un sogno, un progetto, una prova, non lo so ancora di preciso. Però io credo nei giri pesca, io non sono una persona, credo, che si stanzi altrove, però mi piace tantissimo viaggiare, girare, vedere, scoprire, parlare con persone che mi possono raccontare una verità diversa dalla mia. E i giri pesca sono in Toscana, quei giri molto lunghi, in cui a volte ti perdi anche, che fai per poi tornare al punto di partenza, a casa insomma. Quindi uno strano giro pesca adesso è in Vietnam, senza programma. Ho sempre organizzato nei minimi dettagli tutti i miei viaggi e questa volta invece ho deciso di fare una cosa diversa, di andare un po' a sentimento. Dopo Ho Chi Minh andrò a Phu Quoc, questa è l'unica cosa che ho deciso. Tra l'altro il tassista mi ha detto che si chiama Phu Quoc e basta, non Phu Quoc, o almeno loro lo dicono così. A parte questa decisione è tutto all'avventura come viene. Ho preso un visto di 3 mesi e dopo il Vietnam avrei in programma di fare la Cambogia
dipende quanto vado veloce e quanto mi piace questo posto. Se mi piace molto, beh, ci resterò abbastanza, così ve lo faccio vedere tutto. Qual era la mia entrata di casa? Ah no, più là. E ecco il view di casa mia, terribile tra l'altro, cioè super, ora c'è molta luce ma super angusto. E fine della mia giornata, perché comunque sono in viaggio da più di 24 ore e quindi sono stravolta, ho bisogno di dormire. Ci vediamo domattina a fare un giro per Ho Chi Minh. Buongiorno, buongiorno. Ho camminato un po' stamattina e mi sono fermata in mezzo alla strada letteralmente, cioè questa è una rotonda tipo e io sono qui sul mio sgabellino a aspettare il cappuccino e poi vado a vedere la cattedrale di Saigon, che la chiamano la cattedrale di Notre Dame, non penso che sia proprio uguale. Anche sul marciapiede è difficile comunque camminare perché la metà di loro che hanno il motorino vanno sui marciapiedi. Ecco qua, incredibile. Mentre camminavo ho visto un parco che mi è sembrato bellissimo e allora ho detto vabbè, ci faccio un salto così almeno ve lo faccio vedere. Tra l'altro è pieno di, guardate, santuari, mini santuari in giro con tutte le offerte, gli incensi e profumano la città. C'è tantissima musica e tantissimi profumi, cosa che non mi aspettavo per niente. Allora, questo è il parco, sto entrando adesso, un albero gigante. Super rigoglioso e anche abbastanza vuoto. Qui c'è una specie di stagno. Dolcissimo. Allora, il parco è molto carino, si chiama Na Ve Sin Kong Kong, fresco, delizioso, anche perché qua fa caldo. Oddio, mi aspettavo un'umidità molto più aggressiva, in realtà molto meno che a Firenze agosto per esempio. Io sono a pantaloni lunghi e maglietta a maniche corte e vedo che qui le persone vanno in giro vestite un po' come vogliono, uomini, donne, non c'è molta differenza. C'è chi va in shorts, chi si mette la canottiera, quindi insomma è abbastanza tranquillo sotto questo punto di vista. Io quando vado in un paese che non è il mio preferisco sempre portare rispetto e quindi non sono quasi mai scollata o con il pantalone particolarmente corto, però ecco, vedo che qui sono molto tranquilli. E questa invece, signori miei, si chiama Sfiga. Questa è la cattedrale che volevo andare a vedere ma è in costruzione, la stanno rifacendo e quindi è completamente chiusa e non si può neanche vedere da fuori, ecco. Adesso provo a girare dall'altra parte per vedere se vi faccio vedere qualcosa, ma niente, non posso fare di meglio, mi dispiace. 10 minuti dalla cattedrale c'è un mercato molto famoso che si chiama Bentham Market che voglio andare a vedere, così vi ci porto. Mentre camminiamo, un paio di info utili. Intanto c'è 7-Eleven dappertutto e quindi a qualsiasi ora del giorno e della notte arriviate potete venire a mangiare qua, aperto 24 ore su 24. Altra info, tutto ciò che ha una porta e all'interno quindi un posto dove mangiare, lì è possibile pagare, tipo non questo, perché quello non ce l'ha la porta. Nel resto dei posti è possibile pagare con la carta, anche con Apple Pay, quindi potete stare tranquilli se non avete tempo per cambiare i soldi. Allora, il cambio all'aeroporto è stato super vantaggioso, ho cambiato per provare 50 euro, me ne hanno dati 49,50, quindi direi ottimo. Io ho fatto anche la SIM, appena scendi dall'aereo, ritiri i bagagli se li hai messi in stiva, io no per esempio. Prima di andare al controllo passaporti ci sono un sacco di ragazze che vendono le SIM, io ne ho presa una con 10 euro, 280 giga senza scadenza, quindi non è che si rinnova tutti i mesi, è una SIM che dentro ha quello e sta funzionando molto molto bene. Eccolo qua, ciao Bentham, o altrimenti detto Bentham Market. Vendono fiori, si fanno le foto. Hello. Borse di tutti i tipi,
peluche. Non lei li fa a mano, guarda che brava. Incredibili. Peluche all'uncinetto, quindi quelli veri di una volta. Ok. Bestie morte. Aiuto. C'è di tutto, tutto insieme soprattutto. Ciom ciom. È il momento della frutta esotica. Il frutto del drago si chiama Tanlong. Beh, cambia nome però a seconda del posto in cui vai, mi sa. E anche per quanto riguarda i prezzi, considerate che 50.000 sono 2 euro, ok? Beh, non è male. La signora è stata molto convincente, visto che stamattina alla fine non ho preso solo un cappuccino ma non ho mangiato. Ho deciso di provare un mango juice per 25.000 soldi, dong in realtà, quindi 1 euro. E adesso vi faccio sapere se è buono e soprattutto come starò domani. Ecco il mio mango juice. È molto buono, è molto denso, me l'aspettavo tipo succo, invece è più tipo è più tipo granita, non lo so. Molto buono. È brava signora. Very good, thank you. Mentre bevevo il mio succo al mango, mi è passata davanti una piattolona enorme, quindi ho deciso di alzarmi e andare a fare un giro. Prima di entrarci avevo un leggerissimo timore, perché l'India ha rovinato il mio rapporto con i mercati, nel senso che in India sono claustrofobici, cioè anche qui in alto c'è il tetto e quindi non sono a cielo aperto e si respira un po' meno, però le persone intanto non ti tirano, i commercianti non ti aggrediscono, sono molto tranquilli anche per girare da soli. Dietro la cattedrale chiusa c'è la Ho Chi Minh City Book Street e quindi la strada dei libri e dei carteggi, delle carte, tutte cose fatte a mano. Loro hanno una grande tradizione tipo Truc Chi, credo che sia proprio un'arte che nasce direttamente dallo studio della carta e nel lavorarla in una maniera molto particolare. È bellissimo. Ci sono solo libri, origami, un sacco. E qui ci sono tutti i tipo posti ricreativi in cui le persone, i bimbi o anche le persone adulte possono esprimersi attraverso la loro creatività. Qui fanno i biscotti in particolare. Guardate. Ecco qua. Qui invece fanno tutti i vasetti, le costruzioni tipo col pongo, esatto. Lei fa un portachiavi con la renna, bellino tra l'altro, brava bimba. Caffè letterario, una sorta, ci lavorano dentro. Ecco, questo dovrebbe essere il mio coworking. Il mio punto d'appoggio. In mezzo ai libri i bimbi possono giocare. Bello, bellissimo, ci vorrebbe anche da noi una cosa del genere. E è tipo l'unica strada pedonale che ho visto per adesso. Alla fine nel Book Café ci sono venuta veramente. È un posto super carino, col tavolino. Te praticamente ordini da bere, da mangiare, quello che vuoi, te lo portano al tavolo, ci puoi stare quanto vuoi, la wifi è gratuita, c'è silenzio, c'è pace, ci sono i ventilatori che non è male, e per chi ha bisogno di lavorare si può mettere su questi tavolini e stare anche all'aria aperta. Vi porto a cena fuori di nuovo, così facciamo un altro check insieme del cibo vietnamita che per adesso mi sta piacendo un sacco. Allora, per cena mi sono fermata in una specie di mercato, tipo il mercato centrale, dove vendono solamente cose da mangiare. Eccolo qua. È dolcissima, morbida, buona, molto. Ho speso 100.000 soldi, che sono circa 4 euro. Molto buona. Mentre torno a casa e noi andare a dormire, ultime considerazioni sulla giornata di oggi. Quanto ho speso per stare una giornata fuori, tutto il giorno? Allora, stamattina il cappuccino 32.000,
25.000 il succo al mango. Poi per stare nel coworking ho speso 40.000 e alla fine per la cena 100.000. 197.000 dong, che sono tipo 7,5 €. Quindi per stare fuori una giornata intera mi sono mossa effettivamente a piedi, non ho mai preso taxi o altri mezzi di trasporto, quindi 7,50 € direi che è un buon risultato. Oh, ultimo giorno qui a Ho Chi Minh completo, perché domani ho solamente diciamo la mattina e poi nel pomeriggio mi sposto verso l'aeroporto che è alle 5 il volo per andare sull'isola. Buongiorno, qui sono le 1, io ho fame, ho fatto il check out della camera e ho lasciato i bagagli in hotel, così almeno posso girare abbastanza snella, cercare un posto dove pranzare, fare un giro per la città e poi andare in aeroporto a prendere l'aereo. Come muoversi a Ho Chi Minh, istruzioni per l'uso. Allora, io adesso proverò Grab, che mi sembra il programma più usato, è tipo Uber, prenoti la tua corsa e ti vengono a prendere, c'è sia la moto, ti portano in motorino, oppure la macchina, ha un costo abbastanza irrisorio e ce ne sono tantissimi. Quindi tuk-tuk ne ho visti pochi, un paio, comunque non sono verdi e gialli e difficili da trovare, quindi conviene prenotare la tua corsa, ti vengono a prendere dove sei e ti accompagnano. Camminando ho trovato questo mercato locale e ho deciso di farvelo vedere, perché viaggiando ho capito che è importante guardare anche dove non c'è niente, cioè al di fuori degli itinerari prefissati, dei nostri posti instagrammabili. Bisogna guardare anche dove non c'è niente di particolarmente bello. Siamo ossessionati dalla ricerca del bello e invece è bello anche vivere ciò che c'è, vivere l'alterità, i colori delle persone e i mercati sudici come questo qui, dove rispetto a quello ordinato che vi ho fatto vedere ieri, io qui vedo molta più vita. Anche qui comunque si vende il cibo in mezzo alle scarpe e va tutto insieme. Pazzesco. Ecco, qui mi sa che vendono il pesce, senti che roba, aiuto. Cioè dai, guarda che robe strane che sono. Comunque a un certo punto ho dovuto stoppare il video e correre perché c'era troppo puzzo, non ce la potevo fare. Ora sono passata per strada e mi sono imbattuta in questo buco nel muro, perché poi fondamentalmente non c'è porta, non costa niente, ci sono solamente vietnamiti a mangiare, quindi direi che ce lo proviamo insieme, che dite? Sì, mi piace, non costa niente ma non so neanche che cosa sia questa roba, fantastico. Punto numero 1, questo posto puzza da morire, fa caldissimo però ci sono i ventilatori. E ho ordinato col dito perché non sapevo che cosa fossero le cose, quindi gli ho detto voglio quello. Speriamo che arrivi qualcosa di commestibile. Ok, è arrivato questo che è qualcosa di molto piccolo, quindi va bene per uno spuntino, però perfetto perché ho fatto colazione da poco. Ovviamente non ci sono forchette, qui ci sono le bacchette che farò finta di saper usare bene. E vabbè, per €1 direi che questo è molto giusto. Assaggiamo. È molto buono. Mi hanno portato anche la soia, infatti c'è il zucchero dentro. E con le bacchette non me la cavo male. Secondo voi questo si può mangiare? E soprattutto è un pezzo di zenzero, tipo, no? No. È tipo mango. Molto acerbo, non lo so. No, non è possibile. Molto acerbo sì, ci sta. Non male davvero, me lo farei sentire sto pollo. È buono. Allora, pranzo finito, buonissimo. E adesso vediamo, verdetto finale, vediamo quanto ho speso in totale. Perfetto. Ho speso 25.000. Incredibile. Ok. Thank you. Prezzo finale 25.000. Il che significa che ho speso €1 per mangiare oggi. Allora, ho trovato un forno vietnamita e voglio assolutamente andare a vedere che cosa fanno da mangiare e quanto costa.
Allora, i prezzi sono bassissimi, 12.000 sono 40 centesimi tipo. Quelle le mangiavo anche a Londra, buonissime. Ok, adesso ne prenderò una. Sorry, can I have one of these? Thank you. Sì, lo so, il mio inglese è maccheronico, però non abbiate pazienza. Qui c'è praticamente tipo, non so se lo vedete, la lana sopra. Anche di qua. Pazzesco. Ci sono anche dei super dolci, guarda qualche roba. Per strada, cioè proprio in mezzo al traffico. Bellissimo. Ok, thank you. Ok, assaggiamo. Super buono. Ottimo. Allora, sono arrivata in aeroporto, ho provato Grab, funziona benissimo, ho pagato il taxi 3,40 € per 35 minuti, quindi perfetto. Ciao amici, siamo arrivati alla fine di questo video e io adesso sto volando verso Phuoc Island. Vi lascio qualche piccolo spoiler sul prossimo video e vi saluto.